La radiologia interventistica è quella branca della diagnostica per immagine che si occupa di effettuare piccole procedure invasive e che servono per affrontare determinati tipi di patologie sia da un punto di vista diagnostico che da un punto di vista terapeutico, che vanno dalle biopsie, che consistono nel prelevare dei campioni di tessuti da qualunque parte del corpo. In ogni caso permettono di arrivare a una diagnosi istologica senza intervento chirurgico. E poi ci sono le procedure interventistiche vere e proprie, possono essere procedure interventistiche sotto guida ecografica o sotto guida fluoro, possono essere procedure che riguardano le vie biliari in caso di ittero ostruttivo non trattabile con altre terapie, oppure possono essere delle procedure intravenose come l'embolizzazione della vena porta, che serve per preparare il fegato all'intervento chirurgico, oppure la parte in cui si è avuta più evoluzione in questi anni e la parte più interessante, le chemioterapie intraarteriose, quella che prima si chiamava chemioembolizzazione. La terapia intraarteriosa epatica è l'infusione all'interno delle arterie che afferiscono al o ai noduli epatici di piccolissime sferine che possono essere emittenti di radiazioni o a rilascio di farmaco. In quest'ultimo caso l'obiettivo consiste nel veicolare all'interno del target, quindi della lesione neoformata, una quantità elevatissima di farmaco solo dove il farmaco serve, quindi si azzerano quelli che sono gli effetti collaterali dovuti alla circolazione del farmaco e d'altro canto si incrementa in modo esponenziale l'efficacia del farmaco stesso, perché le concentrazioni che si raggiungono sono molto elevate in quanto il farmaco è solo lì. Questo tipo di trattamento è nella pratica clinica quotidiana per quanto riguarda l'epatocarcinoma, sta acquisendo sempre maggiore importanza nel trattamento dell'altra neoplasia primitiva del fegato, il colangiocarcinoma. In questo caso può essere un'alternativa all'intervento chirurgico o alla chemioterapia con la quale può essere associato, oppure come obiettivo quello di ridurre il volume della massa e quindi rendere suscettibili di intervento chirurgico delle neoformazioni che altrimenti non lo sarebbero. Altra possibile applicazione è nelle replicazioni epatiche, anche in questo caso in alternativa o in associazione alla chemioterapia sistemica. In estrema sintesi, la terapia locoregionale intraarteriosa epatica ha come obiettivo quello di incrementare l'efficacia farmacologica dei chemioterapici e di ridurne al tempo stesso quelli che sono gli effetti collaterali dovuti alla circolazione in tutto il corpo del farmaco stesso, e quindi da un lato se ne incrementa l'efficacia, dall'altro se ne riducono gli effetti collaterali, il tutto a vantaggio della qualità di vita del paziente.